questo è un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull rubino. Per poterla realizzare sono andata a utilizzare uno dei filati nuovi dell'Adrian Filo, ossia lo zucchero filato ma quello color, e infatti il colore che ho scelto io è il numero 84 e vi dico già che questo filato è caldissimo, morbidissimo. Sapete quanto io adori lo zucchero filato, quindi quello sfumato è ancora più bello, e io ho scelto il numero 84 che ha queste sfumature con il rosso e con il color vinaccio, bellissimo. Ma vi faccio vedere anche altre colorazioni presenti sul sito. Abbiamo questo che è il numero 85, dove abbiamo il blu notte alternato a questo beggiolino, questo marrone molto carino, oppure abbiamo questo dove invece abbiamo il ghiaccio, il color ghiaccio con alternato il grigio. Anche questo è spettacolare, ma sul sito trovate anche altre colorazioni. E vi dico subito che io per realizzare questa maglia ho utilizzato solamente 3 gomitoli. Stiamo parlando di gomitoli da 50 grammi. È vero che l'ho fatta abbastanza forata, ma volevo questa che si vedesse ancora di più questa differenza con le sfumature, per questo è un po' più forata delle magliette che sto facendo ultimamente. Ma come sapete lo zucchero filato è un filato veramente caldissimo, quindi con sottolupetto io qua in casa ammetto di avere caldo. Infatti è una delle maglie che più ho indossato, quelle con lo zucchero filato normale, quando sono andata a fare il weekend fuori al gelo a vedere i mercatini di Natale, perché mi ha tenuto veramente al caldo. Comunque dicevo, io ho utilizzato solamente 3 gomitoli lavorando con l'uncinetto numero 5. Per una taglia M ve ne occorrono 4, per una taglia L ve ne occorrono 5. La lavorazione è semplicissima, sono 7 giri che vanno sempre ripetuti, quindi veramente facili, e sono 7 giri anche quando si fa la lavorazione, perché qui lavoriamo in tondo, poi per la parte dietro e la parte avanti si lavora separatamente e poi si vanno a fare le maniche, anche in questo caso sempre solo 7 giri, quindi è veramente semplicissimo anche per chi è alle prime armi. E naturalmente potete fare la maglia anche più larga o più lunga. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima, velocissima ma sfiziosissima creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea zucchero filato Colors, che è questo color sfumato. Il colore che ho scelto io è l'84, guardate qui che meraviglia, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori a disposizione che trovate tutti sul sito Filati Elsa. Allora lavoreremo con l'uncinetto il numero 5, lavoreremo in tondo partendo da sotto. Io qui faccio vedere un piccolo campione, i giri da fare sono 7, il multiplo è un multiplo di 2. Io scusatemi, con l'uncinetto numero 5 ho montato 100 catenelle. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, io direi taglia M di aumentare di 8 catenelle, massimo 10 catenelle, mentre per una taglia L scusate, andate a montare direi 12 catenelle. Non esagerate, perché comunque questo filato è bello largo quando viene lavorato col 5, infatti 100 catenelle tenete presente che io ho una circonferenza di circa 85 centimetri, quindi per me è perfetto. Quindi mi raccomando, non fate troppe catenelle se siete una taglia più grande della mia, se usate il mio stesso filato, mentre se ne usate un altro, quindi che non è molto largo, non si allarga tantissimo, è una tipologia diversa, in quel caso come sempre misuratevi o la circonferenza dei fianchi o la circonferenza del seno, a seconda di cosa avete più grande, e andate a fare tante catenelle fino a raggiungere quella circonferenza, ricordandovi appunto che il multiplo è un multiplo di 2. A questo punto quindi possiamo andare a fare i nostri giri, e andiamo a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi catenella, si salta una catenella di base, si entra nella successiva e si fa una maglia alta, catenella, si salta una catenella, catenella successiva, maglia alta. Vado a fare questo per tutto il mio primo giro.
Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, invece di andare a fare la catenella entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia e vado a fare una maglia bassa, così ho chiuso il mio giro. Nell'archetto che si è creato andremo a fare iniziare il nostro secondo giro, quindi entro dentro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro, maglia alta, catenella, archetto, nell'archetto successivo andiamo a fare la maglia alta. Terminato anche il secondo giro vi farò vedere come andare a realizzare il terzo. Questa volta per finire il secondo giro ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro entro nell'archetto nel primo archetto e vado a fare una maglia bassissima. Quindi quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro: 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto e ricomincio. Una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta nell'archetto. Devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro: maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto. Terminato il terzo giro vi farò vedere il quarto giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora quarto e quinto giro sono uguali, quindi il quinto giro non ve lo faccio vedere perché è uguale al quarto, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi davvero semplicissimi. Quarto e quinto giro sono uguali, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminati 2 giri, quindi il quarto e il quinto, vi farò vedere il sesto giro. Allora, ho terminato anche il quinto giro. Vi ricordo che il quarto e il quinto giro sono uguali al terzo perché andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, e adesso andiamo a fare il sesto giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi di nuovo il settimo e ultimo giro. Sto terminando quindi il sesto giro, ho fatto la maglia alta, vado a fare, non faccio la catenella ma entro direttamente nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Nell'archetto che si è creato andiamo a fare il nostro settimo e ultimo giro, entro dentro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successiva, maglia alta, e vado a fare questo per tutto il settimo giro. Quindi come potete vedere i giri sono veramente semplicissimi da fare. Io continuo a lavorare così per tutto il settimo giro, voglio farvi vedere come terminarlo per poi riniziare a fare il primo giro, ricordandovi sempre che nel primo giro abbiamo adesso una base diversa rispetto a quella che avevamo prima. Quindi sto terminando il settimo giro, questa volta la catenella la vado a fare, entro nella seconda catenella perché avevamo fatto la maglia bassa e 2 catenelle e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto e di nuovo vado a fare il nostro primo giro, maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta,
catenella e poi maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo. Quindi questi, ripeto, sono i 7 giri da ripetere, sono veramente semplicissimi. Io vi dirò quante volte sono andata a ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, dove poi divideremo la parte dietro dalla parte avanti. Allora sono arrivata a mettere i miei marcapunti, ho ripetuto i 7 giri per 4 volte, 1 2 3 e 4, e per me va benissimo. Sono andata a contare quindi i miei fori di una catenella, i miei quadratini, ne ho un totale di 50, quindi questa volta ne ho messi 25 avanti, 25 dietro. Mi raccomando, per le altre taglie, o anche se avete la taglia più come la mia, ma avete voluto fare la maglia o più larga o più stretta, avete un numero dispari, il quadratino in più va messo sul davanti. Quindi se invece di 50 ne avete tipo 51, 25 dietro, 26 avanti. Adesso andremo a ripetere sempre lo stesso motivo, però non più in giri tutto tondo, in giri di andata e ritorno, quindi cambiano leggermente. Andiamo a fare il nostro primo giro e andiamo a fare in questa maniera. Io ho messo il marcapunti appunto dove ho la maglia alta che mi divide il primo quadratrino dietro e quello avanti, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, prendo il filo, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta e poi lavoro come ho sempre lavorato: catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione e poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato: maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, e continuiamo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere appunto poi come terminare il secondo giro e come iniziare poi a fare il terzo giro. Quindi come potete vedere comunque è semplicissimo il passaggio dal lavorare in tondo a lavorare in giri di andata e ritorno. Sto terminando quindi il secondo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, salto la penultima maglia, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ops, mi è scappato il filo, quindi vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro e adesso andiamo a fare il terzo giro e quindi andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta. Continuiamo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro quarto giro. Sto terminando il terzo giro, vado a fare una maglia alta nell'ultimo archetto e poi una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il quarto giro e il quarto giro è semplicissimo: 3 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Il quinto non ve lo faccio vedere perché è uguale al quarto, quindi sono tutte maglie alte sopra ogni maglia alta sia il quarto giro che il quinto giro, quindi questo li faremo da soli. Vi farò vedere direttamente come andare a fare il sesto e poi il settimo giro. Allora, ho fatto i 5 giri, quindi sono arrivata al quinto giro, il quarto e il quinto come ho detto erano uguali, e adesso possiamo andare a fare il sesto e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una maglia, entro nella successiva maglia alta,
catenella, salto una maglia, entro una successiva maglia alta. Continuo così per tutto il sesto giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il settimo e ultimo giro. Allora, sto per terminare il sesto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta nella maglia alta successiva e infine una maglia alta nella terza catenella, ossia sopra l'ultima maglia alta. E abbiamo terminato così anche il sesto giro. Settimo e ultimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto e vado a fare la maglia alta, catenella, e vado a fare questo per tutto il giro, maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, catenella di separazione, maglia alta nell'archetto successivo. Continuo così per tutto il settimo giro, vi farò vedere come terminare e poi di nuovo come iniziare un attimo il primo giro. Allora, sto terminando anche il settimo giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto, la catenella, salto la penultima maglia, entro direttamente nell'ultima, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Adesso bisogna ricominciare quindi dal primo giro, ve lo faccio vedere un attimo. Andiamo a fare sempre le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta, catenella e poi archetto successivo maglia alta, catenella, archetto successivo maglia alta. Quindi questi sono i 7 giri che bisogna ripetere fino ad arrivare ad altezza delle spalle. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere, non penso che le ripeterò di nuovo tutti e 7, ma penso che forse mi fermerò o al quinto o al quarto, adesso vedo bene. Unica cosa, quando andremo a fare la parte dietro, e mi raccomando, per lavorare la parte dietro dobbiamo fare poi lo stesso numero che abbiamo fatto di giri che abbiamo fatto per il davanti, la maglia alta va fatta iniziale e quella finale vanno fatte sempre nella stessa maglia alta dove avevamo marcato punti, quindi si inizia da qui e si terminerà sempre in questa maglia alta da quest'altro lato. Quindi la prima maglia alta e l'ultima vanno fatti nella stessa maglia alta dove abbiamo fatto quelli per i giri davanti. Quindi io continuo a lavorare e poi appunto vi dirò quante volte sono andata a fare questi giri e per le taglie più grandi delle mie quanti secondo me dovresti andare a fare. Allora, io ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro. Alla fine ho ripetuto una sola volta i 7 giri e poi i primi 3, e come larghezza per me va più che bene. Infatti, come potete vedere, io qui ho già fatto una manica e vi dico anche già che ho ripetuto i 7 giri per 4 volte, e inoltre il mio primo giro dove ho quindi gli archetti, io ne ho un totale di 14, e direi quindi che per una taglia M dovete andare a fare almeno i primi 7 giri e poi altri almeno 5 o 6, mentre per una taglia L fate 2 volte i 7 giri e poi magari il primo giro e poi andate a cucire. Io sulle spalle ho cucito per circa 7 centimetri per quanto riguarda le maniche, quindi adesso vi faccio rivedere un attimo come agganciare il filo e quindi come andare a fare il primo giro, ma i giri che andiamo a fare sono gli stessi che abbiamo fatto appunto per il corpo della maglia. E io, se ho 14 visto che ho 14 archetti, suggerirei almeno 16, se non anche 17 archetti per la taglia M, anche 18. Comunque vedete quanto volete larga la manica, io non l'ho voluta larghissima, quindi vanno benissimo appunto questi 14 archetti. Per fare la manica si lavora sempre con un centro il numero 5 e io vado a fare la prima maglia dove avevo il mio marcapunti, quindi dove ho fatto sia la maglia dietro che la maglia avanti per quando ho lavorato separatamente, e quindi vado a fare, ad agganciarmi con il filo e a fare quindi le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado nell'altro foro, quindi nell'altra maglia orizzontale, faccio una maglia, catenella, in questo caso vado nella maglia alta subito dopo, catenella, salto una maglia alta orizzontale, vado in quella dopo, catenella, in questo caso invece vado in quella subito dopo e vado a fare la mia maglia alta. Faccio in questo modo appunto per non allargare troppo la maglia ma neanche per stringerla, quindi mi raccomando, per le taglie più grandi o anche se siete una taglia S ma volete la manica larga, cercate di gestire un po' in questa maniera la lavorazione in modo tale appunto da
avere la giusta larghezza della vostra maglia. E poi, come vi ho detto, si lavora normalmente come abbiamo lavorato fino adesso, andando a fare quindi il nostro primo giro e poi gli stessi identici 7 giri che abbiamo fatto qui per il corpo della manica, quindi si torna a lavorare normalmente in tondo. E come vi ho detto, io per la mia manica ne ho fatto un totale, l'ho ripetuto per un totale di 4 volte. Vado a fare quindi anche la seconda manica, vi dirò se faremo anche un collo, sono ancora un po' indecisa, deciderò una volta terminata anche la seconda manica e indossare la maglia, e poi naturalmente vi dirò che tipo di collo sono andata a fare.